Heavy Metal Eleven. Oggi ospitiamo un gruppo d'avanguardia promettente ma ancora troppo immaturo per riuscire a sfruttare appieno la propria originale teatralità. Nel metal la maggior parte dei gruppi è classificata in una o al massimo un numero ristretto di etichette che ne definiscono più o meno lo spazio musicale in cui essi si muovono. C'è però una minoranza di gruppi che sfuggono o quasi a ogni tentativo di definizione, se non con termini generici come avanguardia o sperimentalismo, una categoria a cui di certo appartengono anche i francesi Bowels of Suffering. All'interno di BOS 2.0, che a dispetto del titolo è il primo album assoluto del gruppo, quest'ultimo affronta qualcosa di piuttosto originale. Uscito lo scorso 8 novembre, è animato da un metal sui generis, dalle molte influenze. La principale sembra essere l'industrial, presente in alcuni riff e soprattutto nei ritmi, ma in una forma molto più ricercata della media del genere. Le venature spaziano però un po' ovunque, dal metal tradizionale al moderno, passando per pulsioni quasi sinfoniche e neoclassiche e qualche istanza più estrema, rappresentata soprattutto dalla voce aggressiva di Marquis de la Nuit. Per il resto invece la musica dei Bowels of Suffering è piuttosto melodica, grazie a influssi elettronici non pervasivi ma importanti, all'impostazione musicale e alla voce melodica, molto presente, dell'ospite Géraldine Godot. Il tutto è inoltre realizzato con una grandissima teatralità che ne accentua l'associazione con l'avant-garde metal. Tra l'altro è proprio questo il punto di forza migliore di BOS 2.0, oltre al genere molto particolare. Due pregi a cui però fa da contraltare anche una certa immaturità. Si esplica soprattutto in una mancanza di focus, quei francesi che sperimentano in ogni direzione ma senza prenderne una con decisione. Non aiuta in questo l'estensione del disco su ben 14 canzoni, di norma brevi. Tendono a rendere il tutto prolisso e a disperdere le buone idee che comunque ai Bowels of Suffering non mancano. Il risultato è una scaletta che scorre anche piacevole, ma con poco che si lasci ricordare. Quella che rimane più in mente è Deus Ex Machina, piuttosto catchy nell'intreccio tra la voce di Marquis de la Nuit e quella molto più melodica di Godot. I pezzi migliori di BOS 2.0 sono tuttavia Catacomb, cupa anche più teatrale del resto, quasi la trasposizione musicale di un circo dei dannati, e poi XXY. Istrionica cambia molte volte faccia, dall'industrial puro venato di new metal fino a quasi momenti power, ma in maniera molto efficace. Per il resto il disco non lascia troppo il segno ed è un peccato. Si sente che i Bowels of Suffering ce l'hanno messa tutta, sia nel trovare la propria personalità forte, sia nello studiare la propria musica. Il problema è che hanno messo troppa carne al fuoco. Di conseguenza, BOS 2.0 si rivela un ascolto non spiacevole, ma alla lunga anche un po' faticoso nella sua disorganicità. Come primo esperimento è di certo positivo, ma secondo noi, un concetto già espresso diverse volte, nel metal c'è bisogno di gruppi che sappiano coniugare innovazione e alti livelli di qualità. Speriamo che coi prossimi dischi anche i francesi possano unire queste due caratteristiche. Per ora sono una buona promessa, ma aspettiamo di vedere se e come essa si realizzerà. Voto di Heavy Metal Eleven 69 su 100. Un'altra nostra settimana si chiude. Se hai apprezzato il video puoi mettere un like, condividerlo e commentarlo. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare nemmeno uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!